Creo mondi che non esistono, visi che non sono mai stati. Rubo volti e voci. La verità mi sfugge. Crio mundos que não existem, rostos que nunca foram. Roubo rostos e vozes, a verdade me escapa. 존재하지 않는 세계를 만듭니다. 결코 존재하지 않았던 얼굴들입니다. 얼굴과 목소리를 훔칩니다. 진실은 저를 피해갑니다. Una bugia. Iniziamo con una bugia. Una bugia perché io non parlo portoghese, non parlo coreano, tantomeno, e soprattutto una bugia perché quello nel video non ero io. Era un avatar con la mia immagine e la mia voce, animato da un software di intelligenza artificiale. Questo tipo di video artificiali è uno dei tanti esempi di applicazioni dell'intelligenza artificiale, probabilmente nemmeno la più comune negli anni a venire, ma rappresenta per noi un'opportunità di analizzare un esempio di quella dicotomia tra rischi ed opportunità tipici dell'adozione dell'intelligenza artificiale. Quindi partiamo dai rischi, nel caso di questo esempio. Se uno rubasse il codice di accesso al mio avatar digitale, potrebbe fondamentalmente farmi dire qualunque cosa in un canale digitale, indipendentemente da quanto quella cosa sia vicina alle mie idee o alle mie verità. Quindi fondamentalmente, se fino ad oggi non potevamo credere a tutto quello che leggevamo online, ora non possiamo più nemmeno credere a tutto quello che vediamo o ascoltiamo tramite il mezzo digitale. C'è anche un altro lato di quella medaglia, che è continueremo ad avere informazioni vere che viaggiano su canali digitali, informazioni vere dette da persone che le hanno veramente dette, ma in virtù della presenza di questo tipo di tecnologia, chiunque potrebbe contestare alcune di quelle verità o etichettarle come false in modo arbitrario. Ora, come in tutti gli altri ambiti della vita, in realtà non tutte le bugie sono nocive. Nella nostra vita ci sono bugie che potrebbero fare la differenza tra felicità e infelicità, bugie che potrebbero salvare una vita, bugie che potrebbero dare un'opportunità a chi la meriti. Lo stesso succede con questo tipo di bugie generate dall'intelligenza artificiale. Immaginate un educatore, magari italiano, che tramite questo tipo di software possa fare lezioni, magari a un gruppo di giovani in una zona remota del pianeta, con cui non condivide nessun idioma in comune. O immaginate quel gruppo di giovani, ovunque siano, senza barriere geografiche, senza barriere linguistiche, immaginateli conversare con alcuni dei grandi pensatori del passato, quindi con l'avatar di un Aristotele, un Freud, un Galileo, avatar che parlano ed interagiscono in base a quello che quegli stessi pensatori hanno lasciato scritto negli anni. Oppure pensate magari a un bambino in difficoltà, magari vittima di bullismo. Immaginate che qualcuno trovi un modo per utilizzare questo tipo di bugia in qualche modo per far interagire questo bambino con il suo supereroe preferito magari, o un campione sportivo, che in qualche modo riesca a rassicurarlo che tutto andrà bene, nonostante la difficoltà. Ora, cosa può fare ciascuno di noi per contribuire in maniera attiva all'adozione dell'intelligenza artificiale in maniera etica e responsabile, in modo da massimizzare le opportunità positive di questa tecnologia e in modo da minimizzare i rischi e i pericoli come quelli che abbiamo visto nel caso di questo esempio. Prima di condividere alcune idee su questo punto, voglio farvi io un paio di domande per alzata di mano, quindi conto su di voi. Chi di voi è ottimista riguardo
il potenziale dell'intelligenza artificiale di migliorare le nostre vite, dai parchetti e dalla sala. Ora, chi di voi invece è più preoccupato dei rischi, dei pericoli dell'adozione dell'intelligenza artificiale da parte della società? Ora, nonostante i miei occhiali, io direi che è quasi forse un 50-50 o giù di lì. E credo che sia la giusta rappresentazione del tema. Dobbiamo essere consapevoli dei rischi, ma possiamo portare avanti il dialogo partendo dalle opportunità in modo ottimista. E quando penso al mio di ottimismo riguardo questa tecnologia, penso fondamentalmente in 3 macro categorie di applicazioni. Non è una lista definitiva e completa, ma probabilmente coprirà l'80% delle opportunità che vedremo nei prossimi anni. La prima categoria è quella dell'efficienza. Immaginate nel mondo della sanità o della giustizia un radiologo che, utilizzando intelligenza artificiale e rimanendo in controllo lui o lei stessa del risultato finale, questa parte è fondamentale da un punto di vista di etica digitale, riesca a fare un referto di una risonanza magnetica, ad esempio, in minuti e non più in ore. Immaginate un giudice che, di nuovo, utilizzando intelligenza artificiale ma rimanendo in controllo lui o lei stessa del risultato finale, riesca a scrivere una sentenza o la motivazione di una sentenza in giorni e non più in mesi. Quanta qualità di vita questi 2 esempi solamente restituirebbero alla società? La seconda categoria a cui penso normalmente è quella dell'accessibilità. Ora, questa è particolarmente importante per un paese come l'Italia e probabilmente anche per un territorio come le Marche. Sono territori dove l'economia è basata in maniera predominante sulle attività delle piccole e medie imprese. Accessibilità significa che con l'intelligenza artificiale alcuni servizi che fino ad oggi erano fondamentalmente destinati solamente alle grandi aziende che avevano abbastanza fondi per poterseli permettere, ecco, questi servizi ora avranno un costo marginale sempre più basso. Quindi anche le aziende più piccole potranno farne uso in maniera relativamente facile. Un esempio? Tradurre materiali di marketing o campagne pubblicitarie in 20 lingue diverse, un investimento importante fino a poco tempo fa. Ora, se una piccola impresa di 10-15 dipendenti volesse esplorare nuovi mercati, potrebbe avere accesso a queste traduzioni a un costo fondamentalmente ignorabile. La terza categoria, forse la mia preferita, è quella della democratizzazione della conoscenza. Immaginate un assistente virtuale, un esperto, un consulente, sempre al vostro fianco, a cui potete rivolgervi per avere indicazioni, consigli, ad esempio su come migliorare il vostro stile di vita, come mangiare in maniera più sana, come pianificare i vostri pasti in base a certi obiettivi nutrizionali, come fare esercizio in maniera più efficace, come evitare infortuni, oppure anche come vivere in maniera più sana non solamente per voi, ma per il pianeta. Quindi come ottimizzare, ad esempio, l'utilizzo di elettrodomestici in casa, che peraltro è buono sia per il pianeta ma anche per il portafoglio. Oppure come modificare la vostra dieta in modo da sostituire alcuni cibi con altri che risultino in un impatto ambientale di allevamenti intensivi molto più basso. Ora, torniamo all'obiettivo ultimo di questa chiacchierata. Cosa può fare ciascuno di noi per contribuire in maniera attiva ad avere più opportunità che pericoli
nell'adozione su larga scala dell'intelligenza artificiale. Ho pensato di parlare 5-6 minuti di questo specifico tema. Poi ho chiesto al mio assistente AI di intelligenza artificiale: cosa diresti al Teatro dell'Aquila su questo consiglio? E mi ha suggerito 3 cose molto semplici. Il primo: non demonizzate la tecnologia, l'intelligenza artificiale. Le categorie del bene e del male non si applicano a questa tecnologia. Quello che succederebbe se avessimo un approccio di diffidenza e di paura sarebbe fondamentalmente solamente una cosa: autoescluderci dal dibattito che poi potrebbe permettere a ciascuno di noi e ciascuno di voi di contribuire con il suo punto di vista di utente, con le sue competenze, a come adottare intelligenza artificiale in modo responsabile nella sua area professionale o ricreativa. La seconda idea: sviluppare una cultura del dato. I dati sono l'ingrediente chiave dell'intelligenza artificiale. Come la matematica, come la grammatica, diventerà essenziale per partecipare al dialogo saper analizzare dati, saper capire da dove vengono i dati e saperli leggere. E il terzo è: sperimentate, non vi limitate ad opinioni teoriche. Già da domani mattina chiunque di voi può avere accesso a una, forma embrionale di quell'assistente di intelligenza artificiale a cui mi riferivo prima. Se non sapete da dove partire, vi dico una storia, anzi io e mia moglie vi diciamo una storia. Quando abbiamo un forte disaccordo su temi che non sono soggetti ad opinioni, quindi principi di fisica piuttosto che date di avvenimenti storici, chiediamo all'assistente di intelligenza artificiale chi ha ragione. E nella maggior parte dei casi l'assistente di intelligenza artificiale mi suggerisce che ha sempre ragione mia moglie, il che mi fa pensare che in realtà c'è speranza per un'intelligenza artificiale veramente intelligente. Ora, un'ultima considerazione. Stiamo vivendo una sorta di paradosso. Da un lato parliamo spesso di tecnologie, non solamente intelligenza artificiale, che migliorano la nostra produttività. Ci permettono di fare di più con meno tempo. Dall'altro ci sono diversi studi che hanno visto che negli ultimi 1-2 decenni la produttività del singolo individuo o del singolo lavoratore, in alcuni casi, è scesa anche del 15%. Ora, una delle cause, non la sola, ma una delle cause, è anche legata al fatto che da circa 2 decenni, in media, la maggior parte di noi passa dalle 2 alle 3 ore con un dispositivo digitale in mano, spesso volentieri su una piattaforma di social media, non per risolvere un problema che renderebbe queste piattaforme e questi dispositivi digitali super utili e sacrosanti, ma spesso e volentieri come intrattenimento, come modo per combattere la noia. Ora, questa è la mia riflessione. Tutti quanti vogliamo amare ed essere amati. Anche persone tipo me che fanno lavori sulla carta poco romantici, tipo l'ingegnere informatico, o come me, professioni meno romantiche sulla carta come il commercialista o l'idraulico. In realtà tutti noi vogliamo amare ed essere amati. E tranquilli, continuo a parlare di intelligenza artificiale. Seguitemi. Per amare abbiamo bisogno dei nostri 5 sensi. La passione tra 2 individui, l'amore per un paesaggio, l'entusiasmo per un'esperienza vissuta, ha bisogno dei 5 sensi per essere registrata nella nostra memoria e nelle nostre emozioni. Quando noi scegliamo di passare il nostro tempo su un dispositivo digitale non per risolvere un problema concreto, che lo rende un sacrosanto utilizzo, ma lo utilizziamo per intrattenerci, per combattere la noia,
quello che facciamo è fondamentalmente donare, regalare la nostra attenzione e metterla al servizio di una tecnologia che alla fine in quel modo diventa motore economico autoreferenziale. Siamo noi che lavoriamo o che investiamo tempo per la tecnologia. La prossima volta che qualcuno di noi, me incluso, decide di accendere il telefono e magari guardare un feed di notizie perché non sa cosa fare, pensiamo che quello che stiamo facendo in quel momento, in quel pezzo di vita, è fondamentalmente rinunciare alla nostra capacità di amare, perché in quel momento utilizzeremo solamente 2 sensi, probabilmente per 2 o 3 ore, vista e udito nella maggior parte dei casi. Abbiamo iniziato con una bugia. Vorrei terminare con la rivelazione di un'altra bugia che vi è stata detta. Questa chiacchierata sull'intelligenza artificiale non era dedicata a voi. Era dedicata a Sophie, a Mia, che sono le mie figlie, ma anche a tutti quelli che oggi sono bambini come loro. Perché è con quella generazione che tutti noi dobbiamo prenderci un impegno, quello di fare tutto ciò che è nel nostro potere per lasciare loro un mondo in cui la tecnologia è al servizio dell'uomo e della sua umanità, non viceversa. Grazie.